Con la lezione di oggi sto per risolvere alcuni dubbi che sicuramente hai a proposito del pronome ci in italiano. Ma questa non sarà un'altra lezione sui suoi usi classici, perché sto per presentarti quei verbi che in italiano sono generalmente accompagnati dal pronome ci. Benvenuto o benvenuta. Se non mi conosci, io sono Francesco e sono un insegnante di italiano per stranieri. Sono felice di averti qui con me perché oggi imparerai alcune chicche importanti per parlare italiano in modo sempre più corretto e naturale, evitando frasi ridondanti o poco fluide. Questi sono i verbi italiani più usati con il pronome ci. Abbiamo pensare, credere, riuscire, vedere, sentire, provare, fare caso e scommettere. Ce ne sono altri, ma questi sono alcuni dei verbi più frequenti che accompagnano il pronome ci. E quando accompagna questi verbi, il pronome ci ha delle funzioni particolari e vedremo tutto nel dettaglio insieme, quindi non ti preoccupare. Come procederemo? Ti mostrerò delle frasi incomplete e tu dovrai completarle usando uno di questi verbi, ma con il pronome ci. Vedrai le frasi incomplete e i verbi sullo schermo. I verbi saranno da coniugare nel tempo corretto anche. Ma cominciamo il nostro esercizio. Prima frase. Bisognerebbe andare in lavanderia a ritirare le camicie. Tu? Quale verbo inseriresti qui? Jane dice sempre che questo sarà l'ultimo viaggio in Italia per lei, ma io non. Alla fine torna sempre. Elia e Matteo stanno cercando di riparare la serratura della porta della cucina, ma dubito che. Ma cosa c'è scritto lì? Non. Devo andare dall'otorino perché non. Da un orecchio. Dai, non è difficile fissare la libreria al muro. Su, Valerio. Scusate, oggi Paolino è un po' strano. Non sappiamo cosa abbia, ma non. Non siamo pronti per lo spettacolo. Faremo una figuraccia. Lascio queste frasi sullo schermo per 60 secondi, ma ferma il video per avere più tempo per pensare. Completale con il pronome ci e il verbo corretto. Poi analizzeremo le frasi una dopo l'altra. Com'è andato? Adesso vediamo le soluzioni con tutte le spiegazioni. Per capire ancora meglio l'argomento di questa lezione, abbiamo preparato anche un documento PDF con tutto quello che vedremo oggi insieme. Per ricevere gratuitamente questo documento sarà sufficiente cliccare sul link che trovi nella descrizione di questo video, inserire il tuo nome e il tuo indirizzo email e aspettare qualche minuto. Lo troverai nella tua casella di posta. Vediamo insieme le soluzioni. Prima frase.
Bisognerebbe andare in lavanderia a ritirare le camicie. Ci pensi tu? Il verbo pensare, con il suo significato primario, significa avere qualcosa o qualcuno in mente, rivolgere il pensiero verso qualcosa o qualcuno. E anche in questo caso potremmo usare il pronome ci. Nella nostra frase ci significa ad andare in lavanderia. Pensi tu ad andare in lavanderia? Ti occupi tu di questo? Ci permette di non ripetere questa parte della frase per non rendere il tutto ridondante. Vediamo degli altri esempi. Non c'è bisogno di ordinare la torta. Ci pensano Serena e Mirko. Loro pensano a questo, si occupano di ordinare la torta. La libreria è già stata montata. Ci ha pensato mio padre. Ha pensato a questo, ci significa a questo. Seconda frase. Jane dice sempre che questo sarà l'ultimo viaggio in Italia per lei, ma io non ci credo. Alla fine torna sempre. Il verbo credere in italiano regge la preposizione a, credere a qualcosa, e nella nostra frase ci significa a questo, al fatto che sarà il suo ultimo viaggio in Italia. Paolino ha detto che arriverà in orario. Io non ci credo affatto. Secondo te verranno a chiederci scusa? Ci crederò solo quando li vedrò inginocchiarsi di fronte a me. Terza frase. Elia e Matteo stanno cercando di riparare la serratura della porta della cucina, ma dubito che ci riusciranno o che ci riescano. Anche il verbo riuscire richiede la preposizione a seguita dal verbo all'infinito, riuscire a fare qualcosa. Nel nostro esempio ci significa a riparare la serratura. Vedi, la preposizione a ritorna sempre. Paolino è salito sull'albero. Prova a scendere, ma non credo che ci riesca. Chiamiamo i pompieri? Non riesco a sbloccare il telefono, ma... Ah, ecco, ci sono riuscito. Sono riuscito a sbloccare il telefono, a fare qualcosa. Quarta frase. Cosa c'è scritto lì? Non ci vedo. E quella dopo. Devo andare dall'otorino perché non ci sento da un orecchio. Perché abbiamo usato il pronome ci? Che funzione ha? In realtà semplicemente ha la funzione di rafforzare semanticamente il verbo, non ha una funzione prettamente grammaticale. È così, rinforza il verbo. Con i verbi di percezione, sentire e vedere, il pronome ci rafforza il significato del verbo stesso. Potrei dire non vedo o non sento da un orecchio. Questi verbi sono spesso accompagnati dal pronome ci quando indicano proprio la facoltà di vedere o sentire. Per esempio, senza occhiali non ci vedo. Ma se c'è un complemento oggetto non si usa ci. Vedi il castello laggiù? Non ci vedi il castello laggiù? Oppure non vi vedo, dove siete? Sentiamo il canto del gallo dalla nostra camera. Prossima frase. Dai, non è difficile fissare la libreria al muro. Su, Valerio, provaci. Come il verbo riuscire, anche il verbo provare regge la preposizione a seguita da un verbo all'infinito. Provare a fare qualcosa e riuscire a fare qualcosa. Nel nostro esempio, il pronome ci sostituisce a fissare la libreria al muro. Prova a fissare la libreria al muro, ci riuscirai. Riuscirai a fissarla. Si trova dopo il verbo perché è all'imperativo informale, alla seconda persona. Provaci, tu provaci, è imperativo e in questo caso il pronome segue il verbo.
Qual è il tuo livello di confusione da 1 a 10 fino ad adesso? Non si tratta di argomenti intuitivi e semplici, lo so, per questo preferisco spiegarti la funzione del pronome dopo ogni frase. E comunque ti ricordo che puoi scaricare il documento PDF gratuito con tutte le informazioni e tutti gli argomenti di cui stiamo parlando adesso. Potrai leggerlo e rileggerlo quante volte vuoi. Il link è nella descrizione qui sotto. Prossima frase. Scusate, oggi Paolino è un po' strano. Non sappiamo cosa abbia, ma non fateci caso. In italiano, fare caso a qualcosa significa prestare attenzione a qualcosa. In questo caso il pronome ci sostituisce a Paolino. Non fate caso a Paolino, non prestate attenzione a Paolino, non fateci caso. Prossima ancora. Non siamo pronti per lo spettacolo, faremo una figuraccia, ci scommetto. Scommettere generalmente è un verbo usato con il significato di puntare una somma di denaro sul risultato di una gara, di un gioco d'azzardo o di una situazione. Per esempio, scommetto 100 euro sul numero 52. O scommettiamo 50 euro che Aldo non verrà stasera? Ma il verbo scommettere nel nostro esempio significa invece dare per certo, essere sicuri di qualcosa. E il pronome ci significa su questo, sul fatto che faremo una figuraccia. Come vedi, il verbo scommettere regge la preposizione su, scommettere su qualcosa o su qualcuno. Quindi il pronome ci può sostituire sia a questo, a quello, sia su questo, su quello. Quindi sostituisce dei complementi introdotti dalle preposizioni a e su. Ma continuiamo. Ai verbi che abbiamo visto in questo video possiamo aggiungere anche il verbo contare. Contare su qualcosa significa fare affidamento su qualcosa, avere fiducia in qualcosa. Allora verrete anche voi al nostro matrimonio, vero? Ci conto. Conto su questo, sul fatto che verrete. Ci sono poi anche i verbi pronominali che includono il pronome ci al loro interno, come farcela, volerci, metterci, ma non ne parleremo in questo video perché sono dei verbi che considereremo a parte. Lo so, la particella ci è un argomento molto tosto, per questo ho preparato tanti video, sono presenti tanti video sul mio canale, sia teorici sia pratici, con esercizi e quiz. Ti consiglio di andarli a vedere. Com'è andato il video di oggi? Era difficile? Ma è stata abbastanza chiara la mia spiegazione sul perché abbiamo usato ci con questi verbi? Fammelo sapere nella sezione dei commenti e come sempre ti ringrazio tanto per la tua fiducia e per la tua presenza qui. Un abbraccio e a presto!